Parallelamente agli studi sulla persistenza delle immagini e l'illusione del movimento, nei primi decenni dell'Ottocento alcuni pionieri danno via a una serie di ricerche ed esperimenti che permetteranno di fare un altro fondamentale passo verso il cinema, l'invenzione della fotografia. Già a partire dal 1816 in Francia, Nicéphore Niepce lavora ostinatamente per trovare un sistema che gli consenta di fissare le immagini ottenute in una camera oscura. Ricoprendo delle lastre metalliche con bitume di Giudea, una sostanza fotosensibile che indurisce se esposta al sole, riesce a ottenere le prime fotografie della storia. Partendo da questi importanti risultati, Louis Daguerre perfeziona il processo, ottenendo delle immagini che riproducono perfettamente la realtà, congelando il tempo su una lastra di rame argentato. In quanto non riproducibile in copie, il daguerrotipo è come un dipinto eseguito dalla luce, specchio dotato di memoria. Trattati come oggetti preziosi, i ritratti fotografici dei propri cari vengono conservati in piccoli astuccetti decorati da tenere in una tasca vicino al cuore. La fotografia vera e propria, costituita da un negativo dal quale si possono stampare un numero infinito di copie, venne inventata qualche anno dopo da William Henry Fox Talbot e la tecnologia si diffonde subito in tutto il mondo. Ma per mostrare la realtà così come viene percepita dai nostri occhi, la semplice fotografia non è sufficiente. La nostra è una visione binoculare. Ognuno degli occhi, per la posizione che occupa sul nostro viso, essendo distante dall'altro circa 6 cm, vede un'immagine lievemente differente. Al cervello giungono quindi due immagini, che questo elabora, creandone una sola con una precisa percezione della profondità. Già nel 1832 lo scienziato inglese Sir Charles Wheatstone aveva avviato studi sulla percezione del rilievo, ma solo con l'invenzione della fotografia riuscirà a perfezionare una tecnologia che chiamerà stereoscopia, in grado di consentire la percezione della tridimensionalità a partire da due immagini bidimensionali. È sufficiente eseguire due fotografie del medesimo soggetto ripreso da punti di vista leggermente diversi, utilizzando fotocamere con due obiettivi e altrettanti otturatori che scattavano simultaneamente comandati da un unico pulsante di scatto. Le doppie immagini venivano poi visualizzate con speciali visori, gli stereoscopi, dotati di due lenti che consentivano la loro ricomposizione in un'unica vista tridimensionale. Il commercio di immagini stereoscopiche di luoghi vicini e lontani divenne una moda che si diffuse rapidamente in tutta Europa e i visori entrarono in tutti i salotti della nobiltà e della borghesia. Uno dei modelli più lussuosi e avanzati è il Taxifot del 1899, per la visione di fotografie su vetro, illuminate, montate in un caricatore girevole, azionabile con delle leve. È inoltre corredato con l'armadietto originale che consentiva di conservare centinaia di stereoscopie. Erano in vendita anche modelli più semplici e portatili, che avranno molto successo fino agli anni 60, quando entrano in voga i Viewmaster, visori di bachelite in cui le coppie di fotografie colorate erano disposte su un disco di cartoncino girevole. In museo conserviamo un'ampia raccolta di visori stereoscopici e stereoscopie di tutte le epoche. Nonostante il notevole interesse della stereoscopia e dell'illusione della tridimensionalità, ciò che sarà necessario ottenere per dar vita al cinema sarà l'illusione del movimento a partire da singoli fotogrammi. Verso il 1880 il tempo di esposizione necessario per scattare una foto, all'inizio superiore a un minuto, si riduce a circa un decimo di secondo. La fotografia istantanea permetterà di sostituire i disegni dello zootropio con la realtà. Con l'invenzione della pellicola di celluloide, lanciata sul mercato da George Eastman, futuro fondatore della Kodak, la sequenza delle immagini potrà aumentare fino a centinaia di fotogrammi. Le ricerche sulla cronofotografia di Muybridge, Maré, Demeny e altri importanti pionieri che metteranno a punto speciali apparecchi in grado di scattare fotografie in rapida sequenza daranno l'idea a Thomas Edison per l'invenzione del kinetoscopio, il primo dispositivo in grado di mostrare un breve film su pellicola 35 mm anche se soltanto a una persona per volta. Non essendo in grado di proiettare, consente soltanto la visione individuale. Un dispositivo simile di qualche anno dopo è il mutoscopio, al cui interno è possibile vedere un film di circa 30 secondi, costituito da immagini stampate su centinaia di cartoncini fissati a un rullo. Inserendo una moneta e girando la manovella, guardando in oculare, è possibile vedere scorrere i fotogrammi. Nel 1891 abbiamo già i film,
ma non possiamo ancora parlare di cinema. Per poterlo fare, lo stupore per le immagini in movimento deve essere condiviso, mostrato a un pubblico numeroso in una sala buia come negli spettacoli di Lanterna Magica. Negli anni successivi si intensificano le ricerche per mettere a punto un sistema che permetta una proiezione collettiva. A spuntarla saranno i fratelli Lumière, con il loro Cinematographe, una cinepresa portatile che a vederla sembra una valigetta, una macchina fotografica in grado di scattare circa 16 fotogrammi al secondo su una pellicola lunga 17 metri, collegabile a un proiettore, la vecchia Lanterna Magica, regalando così circa 50 secondi di cinema. La prima proiezione pubblica si svolgerà al Grand Café di Parigi il 28 dicembre 1895. Da quel momento il mondo non sarà più lo stesso. In ogni angolo della Terra inizia a diffondersi la fotografia in movimento. Artisti, tecnici, professionisti e artigiani collaborano all'avanzamento della nuova arte, la settima. Come possiamo notare osservando questa cinepresa tedesca dei primi del Novecento di marca Ernemann, il progresso tecnologico è rapidissimo. Di grandi dimensioni ma portatile, a manovella, con mirino e 3 obiettivi, racchiusa in una cassa di legno in quercia con maniglia di cuoio per il trasporto. Destinata ad uso sia professionale che amatoriale, utilizzava pellicole formato 35 mm su bobine da 60 metri racchiuse in 2 caricatori visibili all'interno. In alto, sulla parte fissa, è inserito un contatore che misura la lunghezza di pellicola già impressionata. Viene molto utilizzata dai viaggiatori dell'epoca e per reportage. Ma che fine fanno le lanterne magiche dopo la nascita del cinema? In gran parte finiscono nelle soffitte, dove anche la fondatrice del nostro museo ha trovato la sua prima lanterna magica in una vecchia casa a Venezia. In realtà, quello che cambia nella proiezione cinematografica è il tipo di supporto delle fotografie, pellicola al posto del vetro, con l'aggiunta del meccanismo per il suo scorrimento. Ma il principio della proiezione è impiegato con una modalità quasi invariata rispetto a quando viene scoperto a metà Seicento. Il proiettore alle mie spalle è chiamato lanterna cinema. Se lo osservate bene, la componente che permette la proiezione, posizionata dietro gli obiettivi, è molto simile, anche nell'estetica, alla più antica lanterna magica conservata nella nostra collezione, quella settecentesca appartenuta ai Lorena. È addirittura presente il cammino, necessario per la dispersione del calore. La novità del cinema sta davanti ed è costituita dal meccanismo a manovella per lo scorrimento della pellicola, collegato all'otturatore girevole, necessario per interrompere in modo intermittente il passaggio della luce, creando l'illusione del movimento negli occhi dello spettatore. Ma se guardate con attenzione, potete notare un secondo obiettivo. Questo proiettore può infatti slittare sulla base per consentire così la proiezione di vetrini per lanterna magica. Per qualche anno le 2 tecnologie hanno convissuto. I vetrini venivano ancora utilizzati come supporto per i titoli di testa o per accattivanti e colorati manifesti pubblicitari proiettati prima dell'inizio del film o nell'intervallo. Successivamente, immagini in movimento e immagini fisse prenderanno 2 strade diverse. La lanterna magica diventerà un semplice proiettore di diapositive, o un mezzo per rivivere con nostalgia e stupore i tempi passati, mentre la storia del cinema è in continua evoluzione. La stiamo ancora vivendo e chissà quali sorprese potrà ancora riservarci. La magia, come la creatività e l'immaginazione, è infinita. Sta a noi farla continuare a vivere.